Episodio 4? Mi sembra ieri che abbiamo iniziato questa serie e questo progetto. Ciao, se non mi conosci io sono Nene, sono un artista di filato e in questi video sto realizzando delle creazioni a maglia e a uncinetto utilizzando solo ed esclusivamente scrap yarn, quindi filati di avanzo, con l'idea di ispirare altre persone ad utilizzare i loro filati di avanzo e a non lasciarli a prendere polvere in un cassetto, ma farne l'uso per cui sono stati creati e destinati. In questo episodio un progetto che onestamente non pensavo di prendere in mano ed è arrivato da una fonte diversa. Se avete visto il mio ultimo episodio dove ho creato dei bucket hat all'uncinetto, saprete che i primi non mi sono venuti proprio della misura corretta e ho deciso di regalarli a mia mamma, che li ha molto apprezzati. Quando glieli ho portati, mia mamma mi ha chiesto se ero in grado di insegnarle a fare una veste con effetto mesh, quindi diciamo effetto rete di pescatore, una specie di maglia traforata in cui si vede attraverso, si vede la maglia che si sta indossando sotto, fatta all'uncinetto. Mia mamma ha già qualche competenza di uncinetto, ma non lo usa da tantissimi anni, quindi si sente un po' arrugginita in merito e mi ha chiesto consulto. Aveva dei filati, gli ho prestato io gli uncinetti e sono andato da lei per iniziare insieme questo progetto. E lei poi ha smesso di farlo. Non è stata convinta del progetto. Io invece lo avevo iniziato e ho deciso di portarlo avanti proprio perché l'ho iniziato con filati di avanzo, quindi secondo me rientrava benissimo in questo progetto. Quindi non un pattern che avrei seguito se fosse stato per me una mia scelta, un qualcosa di mio, però è stato onestamente molto interessante da realizzare, abbastanza anche facile e veloce, e l'effetto finale vedrete. La prima qual è l'ultima? Questa è la prima. Questa è la prima, questa è l'ultima. Entro Entra qua, butto il filo. tiri il filo, quello lungo, non quello corto. Esatto, giusto? questo. Da fuori. Qua. Punto, quindi prendiamo su, ma nello stesso punto in cui siamo adesso, ok? Dove già perfetto, dove sì, esatto, nello stesso posto. Tiro fuori, poi tiri fuori. Mia mamma mi ha chiesto se potevo insegnarle a fare una maglietta o una canotta mesh a quadrati all'uncinetto. Ho cercato un pattern gratuito online e ho trovato qualcosa di simile che ho detto guarda, secondo me possiamo usare questo come idea, e insieme abbiamo messo giù le prime linee di lavoro. Questo è praticamente il colletto ed è una lavorazione in the round con l'uncinetto molto interessante, devo dire. Queste appunto verranno le spalle così e adesso devo crescere, e ho provato a fare un cambio colore giusto per vedere se mi piaceva l'idea di realizzarlo con più filati e utilizzando un po' di filati di scarti anche in questo, perché ho ancora questi cotoni che sono tutti morbidi e spessi rispetto agli altri con cui ho lavorato finora, e quindi sto pensando di provare a realizzare una di queste mesh vest utilizzando forse più di questi colori, sicuramente il giallo e il verde, visto che ne ho un po' e visto che sono colori che uso. È abbastanza facile come lavorazione, la parte più complessa penso siano gli aumenti, che infatti credo di aver sbagliato qui e quindi mi ero fermato per tornare indietro, però sono abbastanza curioso di vedere come andrà avanti e provare anche questo.
go any faster. I can try, but I need more coal. Allora, ieri sera ho unito quella che è l'ascella e ho creato la manica, e al momento è un grande rettangolo con poca forma. Di base quello che ho fatto è stato, dopo ogni riga di verde, ho provato a indossarlo sulle spalle fino a che non ho visto che era più o meno a un'altezza giusta per bloccare l'ascella, ed ero un po' stanco perché stava diventando sempre più sempre più grande, sempre più lungo il lavoro, e quindi ho deciso che era il momento giusto per fare l'ascella, e così ho fatto. E quindi adesso sto andando avanti con il verde senza più fare aumenti per fare quello che è il busto, e ho quasi finito ho quasi finito il gomitolo, quindi presto dovrò decidere cosa fare. Non so se si nota, ma in realtà ho già finito un primo gomitolo di verde e ne ho preso un altro, e ci sono 2 verdi diversi, di colori diversi, e da lontano secondo me non si vede, quindi spero non si veda neanche in camera e sarei molto felice se non si vedesse. Da vicino si può un po' notare, ma da lontano segreto. Allora, questo è il punto a cui sono arrivato fino ad adesso, quindi sono qualche riga sotto l'ascella e ho finito il colore verde, quindi sono pronto a mettere un altro colore perché è decisamente troppo corta e ho bisogno, secondo me, forse anche di altri 2 colori, dipende da quanto sono lunghi i miei filati. Questi sono tutti i cotoni che ho, un po' colori a caso, vediamo cosa può andare bene. Allora, sto pensando di non usare verde scuro e nero, perché secondo me non è il mood di questa maglia, che è molto funky e colorata, e invece di o andare avanti con i verdi e tenerla quindi un po' sui toni del verde, oppure provare a proprio farla diventare molto colorata e quindi aggiungere questo azzurro chiaro, un po' grigio perla, molto bello, un bel filato, ed eventualmente poi del giallo canarino o qualche altro verde nelle righe successive. Sto pensando di ora andare con l'azzurro e poi magari vedere cosa starà bene una volta finito l'azzurro. Questo è quello di cui parlavo comunque a livello di colori diversi. Questo era un gomitolo di giallo e questo era il gomitolo successivo, che è un po' più aranciato. Questo era un gomitolo di verde e questo era il gomitolo successivo, che è invece un verde un po' più scuro. Quindi solamente in queste ci sono ben 4 colori diversi, ma in teoria una volta indossato o comunque da lontano non si vede, in teoria, speriamo. Ho finito anche la parte azzurro chiaro e sono quasi una spanna sotto l'ascella, quindi credo sia il momento di fare un try-on. Ha ovviamente un effetto a righe, visto che sto usando scrap yarn, e si vede un po' più di quello che pensavo il cambio di colore, soprattutto nel verde. Il giallo quasi non si vede, e le righe non sono perfette perché ovviamente dove finivo un colore semplicemente prendevo il gomitolo successivo, ma non mi dispiace. Are we vibing? La mia indecisione a questo punto è quanto lunga farla e quanti altri colori aggiungere, perché giustamente tutti i gomitoli che ho sono colori davvero molto disparati tra di loro, e quello che temo è che venga un po' arlecchino. Il che non è un problema in sé, secondo me è un'ottima cosa fare vestiti colorati, fare vestiti arlecchino, però temo di trovare meno occasioni in cui indossarla se è super arlecchino, super colorata, super funky, mentre invece chiaramente fosse stata
anche solo di 2 colori o di tutto un colore o di delle strisce più o meno in una palette, secondo me sarebbe stato più semplice trovare outfit in cui metterla e indossarla un po' più frequentemente. E visto che il fine ultimo di questo progetto che sto facendo con Scrap Yarn è quello di utilizzare la Scrap Yarn, ma non di fare progetti per niente, no, voglio fare progetti che sono felice di usare, che sono felice di mettere, quindi in questo caso ci tengo a far sì che anche questo sia un progetto che poi utilizzo, indosso volentieri, sicuramente a look, cioè nel senso se guardo la mia immagine in camera sono molto felice di come mi sta questa maglia traforata e sono anche molto felice di dove cade la manica, di come l'ascella non è troppo stretta, non è troppo larga, mi piace davvero tanto. Quindi sul pattern sono molto contento al momento. Sulla scelta dei colori è stata una scelta obbligata e ora devo assolutamente capire con quale colore andare avanti per cercare di non fare una cosa troppo extra. Il pensiero è andare avanti con questo giallo burro, ma è un giallo bellissimo, è infilato 100% cotone, morbido, un po' sottile. Anche il resto di questa maglietta al momento è 100% cotone. Il colore secondo me sta abbastanza bene con l'azzurro, forse non sta bene con il giallo e con l'altro giallo, ma a questo punto è abbastanza distaccato dai 2 colori che forse funzionerà. Ho un bel po', perché questo è un gomito intero, quindi ho un bel po' di questo giallo, quindi penso di poter forse arrivare persino in fondo alla maglietta con solo questo colore e non mi dispiacerebbe, ed è davvero un bellissimo giallo. Sto pensando forse dovrei tenerlo per farci qualcos'altro, però è letteralmente il diavoletto sulla mia spalla che mi dice non usarlo, tienilo per qualcosa. No, questo è il momento di usarlo. Quindi sai qualcosa perché resti fermo? Questo invece ha messo lo stabilizzatore. qualcuno ieri notte, quando io ho lasciato il mio progetto sul divano, ha ben pensato fosse un meraviglioso gioco. Quindi l'update di oggi è che devo passare un po' di tempo a sgrovigliare questo. Sei stata tu? Sei stata tu? Sì, sarai stata tu, non si sa se sei stata tu. Mamma mia, mamma mia. Forse sei stata tu. Sarai stata tu. E sei una furbetta. Sarai stata tu. Pa, 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 pa. Allora, ho aggiunto circa 5 righe, 4, non mi ricordo, ma ho finito il gomito di giallo, quindi lo voglio riprovare per vedere se è necessario aggiungere un altro gomito di un altro colore o se mi basta questa lunghezza e posso call it a day. Allora, quello che già andava bene, quindi quelle che sono le maniche, le spalle, il collo, funziona molto bene, e a questo punto mi sembra che anche la lunghezza faccia il suo, considerato che appunto questo è esattamente il punto in cui ho i fianchi, quindi mi sembra un'ottima lunghezza per il mio corpo. Ho magliette lunghe spesso, ma non mi sembra fastidioso che spuntino come spuntano le maniche dalla parte superiore, quindi secondo me non è fastidioso. Quello
che invece può essere fastidioso è la palette di colori che è uscita. Esattamente l'intermezzo tra sono 4 colori molto diversi, non è abbastanza arlecchino, e al contempo sono 4 colori molto diversi, non è abbastanza tono su tono. Ho un'idea in mente e spero tanto funzioni. Ho ordinato una cosa e wow! Ho tagliato i capelli e ho acquistato della tinta per tessuti e filati naturali. Questa è Rit Dye, l'ho vista consigliata perché è una tintura non tossica e vegana. Ho scelto il Truly Green, che quindi deve essere questo verde abbastanza acceso, devo dire, e il mio piano è questo. Sto pensando di tingere la mesh vest che ho fatto finora. L'obiettivo è cercare di avere una palette unita, una palette coesa, e potenzialmente evitare di vedere quelli che sono stati i cambi di colore dello stesso colore, cioè del cambio di gomitolo. Non lo so, vedremo come andremo. Sono iper mega giga emozionato per questa cosa, quindi ci tengo a mostrare anche questa parte in cui sto nascondendo le ends, quindi le codine di ogni filo che ho utilizzato, e avendo utilizzato scrap yarn, avendo cambiato colore, ce ne sono abbastanza, perché appunto credo sia assolutamente utile parlarne in una serie di video episodi in cui sto utilizzando filati di avanzo. I filati di avanzo per necessità sono filati che spesso non hanno la lunghezza o il colore che desideriamo, e credo che possano comunque essere utilizzati, possono comunque essere una risorsa. Non bisogna farsi fermare da dettagli come può essere il ok, mi servirà a prendermi il tempo di nascondere anche le codine, e si può fare. È una cosa che prende un po' di tempo, prende un po' di pazienza, ma si può assolutamente fare, perché il creare il capo è metà del lavoro, l'altra metà è curarlo, prendersene cura, indossarlo, volergli bene, tenerlo negli anni, e questo comprende anche fare delle finiture corrette, quindi in questo specifico caso andare a nascondere tutte le codine e tutte le parti di filo che non devono essere a vista ma che invece devono essere nella trama. Allora, praticamente quello che sto facendo adesso è testare il colore con dei campioni di tessuto che sto lasciando immersi per lunghezze diverse. Qui ho già i 2 primi campioni, quindi qui abbiamo circa 2 minuti e mezzo, e qui abbiamo 5 minuti ed è un verde un po' più intenso. In tutta onestà sono ancora bagnati i campioni di tessuto, quindi non sono al 100%, non mi fido di questo colore. Questo quanto mi è minuscolo e ho perso completamente il sangue, la circolazione, le dita. Il colore cambierà, diventerà leggermente più chiaro quando si asciugano e le mie dita non sentono più niente. Ufficialmente il laboratorio di uno scienziato pazzo. Sto ottenendo dei risultati interessanti. Ho dentro ancora dei pezzi di stoffa che ho inserito tutti insieme e sto provando ho messo un timer e ho intenzione di toglierli a 15, a mezz'ora e a un'ora, e poi
e poi coloriamo la veste. Oh my god! Questi sono i campioni fatti finora e sto scrivendo quanto tempo sono stati dentro. Qui in cima vediamo che sono ancora bagnati, quindi schiariranno ancora un po', però appunto si vede un po' decisamente le differenze di colore. La cosa più interessante è che i fili sono rimasti bianchi, i fili delle cuciture, e questo è perché è poliestere. Questo è un colore per tessuti naturali, quindi cotone, lana e altri tipi di tessuti del genere, e hanno un altro tipo di tinta per quelli che sono i tessuti sintetici, e quindi questo filo è sintetico. Aggiornamento dopo mezz'ora. Il mio obiettivo sarebbe lasciarla dentro un'ora e capire se dopo un'ora va bene, però questa è la situazione dopo mezz'ora. Questo era il giallo, qui c'era l'azzurro, il verde, altro non è diventato che verde scuro, e il giallo è quello che secondo me ha ancora un po' di più il sottotono del giallo arancio. Sto cercando di avere pazienza e vedere cosa uscirà. Esperimenti! Whee! Bentornati dopo un po' di peripezie. Questo progetto è stato leggermente lungo, nel senso che ho iniziato a lavorare a Mesh Vest quasi un mese fa, proprio perché la richiesta è arrivata da mia mamma, e poi quando le ho consegnato i bucket hat le ho insegnato a mettere giù i primi punti, quindi a long time in the making, però sono abbastanza contento del risultato finale. L'ho lasciato asciugare tutta la notte e tutta la mattina, e quindi questo è l'effetto e il colore da asciutto. Quindi è verde! È un verde che cambia a seconda appunto del filato che c'era sotto, quindi il verde sul giallo ha effettivamente un sottotono giallo, mentre poi il verde sul verde cambia sfumatura ma non è fastidioso, e poi verde su azzurro e verde su giallo sono quelli che forse hanno preso meglio il colore della tintura, però è effettivamente diventata una maglia, una veste che ha una sua palette in quelli che sono i colori, al contrario di prima in cui era chiaramente fatta con scrap yarn e non c'è niente di male. Ora ha una serie di colori coesi, tutti parte di tonalità del verde, e quindi io credo che sarà molto più facile abbinarla a magliette beige molto semplici come quella che sto indossando e poterla portare in giro senza dover pensare a fare abbinamenti di colore particolari. Credo sia ora dell'ultimo try-on. Ok, allora ha ancora un po' l'effetto a righe che abbiamo visto durante la costruzione di questa veste, quindi non è totalmente sparito, si vedono ancora le righe di colori diversi, però appunto sono più parte di uno stesso abito ed è decisamente più facile da indossare, quindi secondo me questo mi aiuterà molto a volere molto bene quest'abito, indossarlo molto frequentemente e andarci in giro e farmi complimentare e dire non solo l'ho fatto, l'ho anche tinto io. Shimmy, 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 shimmy. Spero che questo sia stato un ennesimo input ad utilizzare i tuoi filati di avanzo, anche se sono tutti di colori diversi. Come hai visto c'è una soluzione molto semplice, perché davvero acqua calda e metti dentro, lasci lì un'ora, per appunto ottenere dei filati di tutti più o meno un colore simile e quindi avere un capo che sia molto interessante, molto molto bello
e è stato divertentissimo tingere. Onestamente spero di farlo ancora, anche perché ho usato, io penso, un dito di tutta la boccetta di tintura, quindi ne ho ancora tantissima. Sono pronto a tingere un sacco di altre cose. Spero questo video ti sia piaciuto, se vuoi fammelo sapere in un commento, puoi lasciare un like, puoi iscriverti al canale, puoi andare a vedere gli altri video di questa serie perché ci tengo davvero tantissimo e spero davvero che raggiungano tantissime persone, e ci vediamo al prossimo video.